Immagina di trovarti immerso nelle acque cristalline del lago Malawi, centinaia di pesci colorati nuotano intorno a te e le rocce sono vive di colori. Ora immagina di ricreare questa magia nel salotto di casa tua. Ciao, io sono Massimiliano di Cicli Dream e oggi ti svelerò i segreti per scegliere gli imbuna perfetti per trasformare il tuo acquario in un angolo di paradiso africano. Benvenuto, questo è il terzo episodio del nostro corso sui ciclidi africani e se non hai visto le prime due puntate le trovi in questo link. Ti consiglio di dargli un'occhiata perché questo è un viaggio nel mondo dei ciclidi africani e ogni puntata è legata a quella precedente e a quella successiva. Oggi ci focalizzeremo sui coloratissimi imbuna, ma perché proprio loro, a parte essere i miei preferiti, sono anche i più affascinanti. Ho trovato due traduzioni per quanto riguarda il termine mbuna, uno dice battitori di roccia e l'altro abitanti delle rocce. Infatti questi ragazzacci amano nutrirsi battendo le rocce in cerca di cibo sulle alghe che si formano sopra di esse. Mi preme anche parlare di loro perché oltre ad essere affascinanti sono anche abbastanza impegnativi, ma niente panico perché con le giuste conoscenze vedremo come potranno dare delle soddisfazioni uniche. Prima di tuffarci nel magico mondo del Malawi, se trovi questi contenuti utili e non vuoi perderti le prossime puntate del corso, iscriviti al canale e pigia la campanella. Il tuo supporto mi aiuta a continuare a creare dei contenuti di qualità. Ma ora torniamo ai nostri coloratissimi amici. Come abbiamo visto, questi pesci vivono nella zona rocciosa del lago, vicino alla riva, e questa caratteristica ha plasmato le loro caratteristiche e le loro esigenze che nei prossimi video andremo a vedere come ricreare. Intanto diciamo che gli imbuna sono famosi per 4 caratteristiche: i colori brillanti, la vivacità caratteriale, la territorialità, che questa porta alla quarta caratteristica che è l'aggressività. Ma nelle prossime puntate vedremo come gestire questa caratteristica, o meglio come evitare che la territorialità possa trasformarsi in aggressività. Cominciamo subito a vedere qual è il primo principale passo per sfatare questo pregiudizio, ossia la scelta delle specie. Se sei alle prime armi vediamo 4 specie che possono fare al caso tuo. Il primo è l'Abidochromis ceruleus, re incontrastato del Malawi, colore giallo brillante che non teme il confronto con i pesci della barriera corallina. Il temperamento è relativamente pacifico ed è un pesce molto versatile che puoi mettere anche insieme agli Haplochromis come le Aulonocara. La seconda specie è il Chitongo sokolofi, conosciuto meglio come Pseudotropheus. Ha un bellissimo colore azzurro cobalto metallizzato ed è abbastanza pacifico anche se sa farsi rispettare e è adatto per acquari da 250 litri. Nella stessa dimensione dell'acquario puoi mettere anche uno Iodotropheus sprengerae che ha un colore rossiccio che è poco comune per quanto riguarda gli imbuna del lago Malawi. Ha una dieta principalmente erbivora ed è relativamente pacifico anche lui, anche se tra i maschietti della stessa specie non vanno molto d'accordo. La quarta specie di cui ti voglio parlare sono gli straordinari Pseudotropheus acei luala. Sono degli imbuna atipici in quanto nuotano in banco nelle acque semilibere, non vanno in competizione con nessun altro imbuna, nessun altro pesce all'interno dell'acquario e per il loro comportamento particolarmente pacifico a me piace chiamarli gli angeli del Malawi. Blu celeste con la codina gialla che forse puoi vedere in questo video. Come vedi loro nuotano nella parte alta dell'acquario. Queste specie sono resistenti, colorate e facili da allevare, perfette per iniziare il tuo viaggio nel magico mondo del Malawi. Ma ricorda, rimani fino alla fine del video perché ti svelerò 4 aspetti cruciali nella scelta delle specie degli imbuna, delle informazioni che non vorrai sicuramente perdere. Se invece hai già esperienza e cerchi una sfida maggiore, ecco alcune specie più impegnative ma sicuramente molto gratificanti. Melanochromis mangano, che è un pesce con dei colori spettacolari sia nel maschietto che nella femminuccia, con delle barre orizzontali nere e azzurro molto acceso per il maschio, e la femmina ce l'ha comunque nere, però l'azzurro è molto più lieve, tipo cielo al mattino. Poi c'è il vero boss di Imbuna Town, eccolo qui, questo ragazzaccio qui sotto, non so se si vede dalla ripresa, che ha dei denti come quelli dei cani, infatti Cino significa cane in latino. È un pesce molto territoriale che necessita comunque di un acquario importante perché ha bisogno di spazio. I colori sono molto accentuati nel maschio, mentre la femminuccia rimane un po' bluastra o marroncina. E poi ci sono i meravigliosi colori dell'Abidochromis ongi sveden, un pesce che non esiste in natura. Esiste l'Abidochromis ongi al quale è stata data un'alimentazione a base di carotene da parte degli allevatori svedesi che hanno creato questo rosso che è poco comune nel lago Malawi. Queste ultime 3 specie che abbiamo visto offrono delle soddisfazioni uniche e straordinarie. La cosa importante è fare attenzione nella scelta dei compagni di vasca e offrirgli una vasca adatta per poterli ospitare in serenità.
Ovviamente ci sono tante altre specie che si possono inserire in questi due gruppi, però i tempi di YouTube non permettono di parlarne di tutte quante, quindi se vuoi vederne di più, nel link in descrizione ci sono le 19 specie che allevo a Mbuna Town. Per ognuna potrei farti un'idea autonomamente leggendo le ampie descrizioni e guardando i video, le foto, ma per qualsiasi cosa non esitare a contattarmi. Ma ora che conosci alcune tra le più belle specie del lago Malawi, vediamo quali sono questi fattori cruciali per una scelta corretta della comunità. La prima, bisogna fare molta attenzione alla compatibilità sia alimentare che caratteriale, e anche dal punto di vista estetico i pesci devono avere delle caratteristiche per le quali possono convivere. Lo spazio è un altro fattore determinante, infatti necessitano di spazio e occorrerebbe avere un acquario di almeno 200 litri e 120 cm di lato lungo. Ovviamente più sarà grande l'acquario e maggiori saranno le specie con cui ti potrai sbizzarrire e inserire all'interno dell'acquario. Poi ti accenno soltanto dell'importanza del layout, delle tane e delle barriere visive, ma lo vedremo approfonditamente nei prossimi video. La dieta anche te l'accenno e andremo in profondità anche per quanto riguarda questo aspetto, però la maggior parte degli Mbuna sono dei pesci vegetariani, quindi dovrai dargli un'alimentazione appropriata nella quale ci siano tutti quanti i nutrienti pur evitando le proteine animali. Ma comunque, se vuoi vedere una ricetta completa, in descrizione c'è il link che ti potrà essere molto utile. E un ultimo aspetto cruciale, e questo vale un po' per tutti quanti gli acquari: non ti fare prendere la smania di comprare subito tutte le specie che ti piacciono, metterle all'interno di un acquario che hai fatto così. La cosa importante è che tu scegli le specie e poi dopo allestisci l'acquario adatto per le specie scelte. Spero che questo video ti abbia dato qualche spunto, qualche idea. Per approfondire la conoscenza di questi pesci ti basta cliccare questo link qua, ti trovi messi con una classifica per i migliori top 7 degli Mbuna, almeno la mia personale, però in realtà vedrai che sono 8, quindi c'è qualche cosa in più. Nel prossimo video ci concentreremo in modo particolare sugli accessori necessari e fondamentali, soltanto quello, e vedrai come risparmiare per l'allestimento dell'acquario. Ti faccio soltanto un piccolo spoiler: questi pesci non hanno bisogno di un'acqua acida, è un'acqua basica, e quindi dimenticati di andare a spendere tanti soldi nel negozio di acquari, ma potrai acquistare fondo e rocce in posti molto più economici. E inoltre cominceremo ad accennare come fare un acquario di ciclidi africani del lago Malawi. Se hai domande o vuoi condividere una tua esperienza, scrivilo nel commento e sarò felice di risponderti. Prima di salutarti non mi resta che dirti che se fossi pronto ad ospitare già dei ciclidi africani puoi sceglierli nel link in descrizione. Grazie per aver guardato il video, non dimenticarti di iscriverti, pigiare la campanellina e ti aspetto per il prossimo video. Non vedo l'ora. Ciao, a presto e buona passione.